spento la televisione di domenica. Ho smesso di pensare di nascosto. Ho messo il mio cervello sotto l'acqua. E dopo 7 giorni l'ho rimesso a posto. Adesso tu mi sembri così stanca. Ti spezzi e ti preoccupi per niente. Non mi ricordo cosa cercavamo quando eravamo solo il venditore e il suo cliente. Io sono Francesco Bella, mi diretto a costruire qualche modo per gli amici. Costruisco modo da un paio d'anni, non è da tanto, perché devo promettere che il mio mestiere, io sono macellaio, costruisco modo dal 2012. Mi ricordo ho presentato la prima moto nel 2012 a Verona. Ho fatto una motocicletta nel motore di Ercole, di un motocarro Ercole, cosa impensabile su una moto che si possa installare uno di quelli, però diciamo che ci siamo riusciti. Abbiamo presentato questa moto a Verona a gennaio del 2012, ci hanno premiato su parecchi costruttori come costruttori in casa, perché noi giustamente costruiamo in casa, non siamo alla luce del giorno. E dopo questo è stato più che altro un incentivo, magari un affilare di coltelli per continuare a realizzare altri sogni, non chiamiamoli moto perché poi è più un sogno che una moto. E ho costruito un chopper Ducati, che di solito tutti i chopper sono con un V-twin americano, ma la mia testa portava più a un cuore italiano che altro. E ci siamo riusciti, abbiamo fatto un chopper di un'importanza ragguardevole, di cui abbiamo vinto il campionato italiano, dove ci siamo presentati abbiamo vinto dappertutto. E dopo di quello mi è balenato l'idea di fare qualche modo per partecipare al campionato mondiale, visto che per la prima volta il campionato mondiale si svolgeva in Europa, a Essen in Germania l'anno scorso. Ho costruito una moto tributo a Donna Laura Lanza, baronessa di Carini. Moto che non solo abbiamo realizzato una moto da donna, perché io penso che altre non ce ne sono in circolazione, ma bensì è entrata anche nelle 10 moto più belle al mondo. Sono venuti parecchi giornalisti a vedere la moto, diciamo che in linea di massima è uscita quasi su tutte le riviste a livello mondiale. E da là poi ci sono stati appassionati che sono venuti qua a fare modifiche, insomma un crescendo continuo. Quest'anno abbiamo realizzato una moto con un motore di una macchina, la 500 di mio padre. Mio padre è mancato 2 anni fa, mio padre è vecchio biker di stampo del 1940, andando avanti, perciò diciamo che questa l'ho fatta prettamente per tributo a mio padre. L'ho presentata a Colonia 15 giorni fa per il mondiale, la seconda volta che io mi presento a un mondiale, e siamo andati sul gradino più basso del podio, per noi molto importante, anche se il gradino è il più basso del podio. Io mi sento un po' sconfitto della cosa, anche se per altri può essere una vittoria.
Questo è il mio modo di costruirmi i pezzi. Utilizzo del cartone per fare le sagome, perché a parte il fatto che è più facile farle di cartone, perché se devi fare la sagoma già in metallo, la cosa è abbastanza lunga e il lavoro comporta molte ore. Invece in questo modo velocemente mi creo la sagoma che poi ricostruisco in metallo con molta più facilità. Cioè mi creo la moda in cartone, anche se è un sistema obsoleto, però funzionale. E anche per farla vedere pure all'amico mio, perché la moto non è mia, al limite gli creo un'immagine pressoché poco di quello che potrebbe essere la moto già finita. Questo è il pedalino, lui siccome è un po' cicciotto, no? Devo mettere i pedalini un po' più avanti, altrimenti poi ha difficoltà a piegarsi. Questa è una vecchia MT-01 incidentata da penso una decina d'anni, ce l'avevo lì in casa. Abbiamo ricostruito il 70% del telaio, tranne il forcellone che è quello originale, e gli stiamo dando una linea completamente diversa, una MotoGP più o meno. Mi piace il codino perché l'ho fatto assomigliare a quello della Ducati di Valentino. E speriamo che lui piaccia pure, perché ancora non l'ha vista. Però ha visto già qualche foto, dalla foto già lui è abbastanza soddisfatto. Speriamo che lo sia anche di presenza. Quando costruiamo la moto già gli diamo già la sua entità, cioè delimitiamo le sue linee, perché la pensiamo già colorata, altrimenti non ha, prima di fare sposare poi il colore con la moto stessa, non è un'immagine per noi piacevole. Noi la dobbiamo vedere già a priori quando la costruiamo. Di norma cambiamo un po' tutto, lasciamo soltanto il motore, alcune parti elettriche, e il telaio viene costruito di sana pianta. Qua l'abbiamo soltanto modificato nelle inclinazioni, costruito tutta quanta la parte posteriore. Era un Naked e è diventata una MotoGP, nulla di importante. Questa è una moto che ho costruito per il mondiale pure di quest'anno. Purtroppo non l'abbiamo potuta completare, e forse è meglio, perché altrimenti ci avrebbero linciato, perché questa poteva dare soltanto fastidio alla concorrenza nella sua categoria. Questa andava a partecipare nelle Street Fighter, nelle Street Performance. Il suo nome Alien, gli abbiamo dato un'immagine prettamente stilizzata al film che è stato messo in onda un po' di tempo fa. Comunque vi ricordo che le prime volte, quando io mi sono cimentato a fare qualche moto, qualcuno mi ha detto: ma perché non ti tagli qualche fetta di carne? Che era più giusto, era il mio mestiere. Però oggi sinceramente ci porta un po' di rispetto, anche se del mestiere. Abbiamo dato un po' scuola a quelli che da anni fanno questo lavoro. Insomma, ci siamo messi in evidenza con una certa... abbiamo dimostrato di valere. E a proposito dei nomi che dai alle tue moto, nel caso di Lupara, perché hai trovato questo nome un po' inquietante? Lupara è un fucile a canne mozze, anzi caricato a Lupara, e sparava una sola volta. Siccome quello era un monocilindrico e poi io dovevo dare un'immagine siciliana alla moto, automaticamente l'abbiamo chiamata in quel modo. Anche forse per l'effetto che fa il motore in moto, cioè con i colpi lenti. Sì, ma c'era qualcosa di, diciamo, familiare alla Lupara, altrimenti neanche E come hai scaturiva. risolto il problema del volano, quindi del motore che gira al contrario, perché nei motocarri deve sopportare una spinta maggiore? Il motore del motocarro gira al contrario di
di tutti gli altri, quelli in commercio. Purtroppo era pure una cosa che noi non sapevamo, perché dopo aver finito la moto ce ne siamo accorti che la moto andava indietro, non in avanti. Cioè abbiamo dovuto creare una scatola per fare un inverter e farlo andare avanti, non ci potevamo fermare più in quel momento, cioè dovevamo andare avanti in ogni caso. Abbiamo dovuto costruire frizione e variatore al contrario, perché automaticamente, siccome la frizione quando tira stringe, se tirava dal lato opposto allargava, perciò l'abbiamo dovuta costruire completamente al contrario, ma tutto è andato bene. Quindi tutti i tuoi progetti nascono dalla tua testa, dalla tua immaginazione, dal tuo genio. Ma chi ti aiuta, di chi ti avvali per finire i tuoi progetti, per completarli? Vabbè, un po' tutti. Io per la verniciatura mi appoggio a un amico che è a Brescia, che penso sia il numero uno nel settore, o meglio dire secondo a nessuno. Rispetto ai grandi costruttori americani che sono dotati di mezzi incredibili, di officine popolate da tantissimi operai, ecco, tu non ti senti un po' solo come costruttore, un po'... Ma onestamente no. I miei scaffali sono di robaccia vecchia che noi andiamo a ristrutturare. Loro invece negli scaffali hanno tante di quelle cose nuove e è molto più facile anche la Questa costruzione. è un po' la differenza del tuo lavoro. Tu prendi un oggetto antico e lo fai rivivere, a volte trasformandolo, a volte integrandolo. Ecco, ma il vero piacere quindi è questo della tua passione, della tua professione. Guarda, quando trovi un motore che ne manca metà e l'altra metà te l'inventi e quel motore gira, è una cosa straordinaria, è incredibile. È incredibile. Mm, Qual è la cosa più difficile nel rintracciare i pezzi di ricambio, i pezzi da adattare oppure la parte più difficile è proprio sagomare ad esempio l'alluminio, il telaio? Boh, non lo so, la parte più difficile perché io, questo è il primo telaio che faccio in alluminio. Ho sagomato questo serbatoio in alluminio. Boh, non lo so quello che è la cosa più difficile perché penso che questo non è un settore che puoi fare a scuola e dire agli altri come fare. Io penso che ce la deve avere dentro, deve essere nel DNA, altrimenti tu non ci riesci. Io ho visto tanti ragazzi che hanno cercato di venire qua per imparare qualcosa, ma se non ce l'hai dentro non c'è niente da fare. Ecco, c'è da parte tua un'apertura verso i giovani, verso chi si vuole avvicinare a questa professione? Sei Sì, disponibile come insegnante, dico. come no, però sai, io sono un po' duro e scettico anche nel pensare che loro sono capaci a farlo, anche se io sono pronto, io ne ho visti spagnoli venire qua e dire io ora sono pronto, ma tu sei pronto perché lo dici tu o perché pensi che io te lo possa dire che sei pronto? Ma tu devi vedere quello che io so fare, ma tu lo sai quello che sai fare, se ce l'hai dentro lo esci fuori, se non ce l'hai dentro stiamo perdendo soltanto tempo, perché poi in effetti è questo, io ho perso soltanto tempo ma con decine di persone. Io ho visto che i tuoi attrezzi non sono moltissimi, sono ben selezionati, però molto dipende dalla tua capacità di utilizzare le mani. E la tua forza sta nelle mani Sì. nella tua fantasia, nel far materializzare i tuoi pensieri, le tue idee. Sì, più o meno. Un giovane che si vuole avvicinare, parlando di giovane, un giovane che si vuole avvicinare a questo mestiere, può iniziare con pochi attrezzi, non lo so, può fare delle piccole cose, qual è il consiglio che dai a un ragazzo in un periodo di crisi come questo? Ma per fare qualcosa del genere non ci vuole chissà cosa, ci vuole un pezzo di carta, una forbice per tagliare l'alluminio, un martello e una buona tenaglia, cioè poi non è che ci vuole una macchina per fare un serbatoio perché questo viene creato a mano, viene sagomato a mano, tagliato a parte il fatto lo devi vedere prima, perché? Una cosa già che la stiamo vedendo e toccare, se c'è un bravo fabbro la copia, forse la fa anche meglio di me, però il problema il problema è di base, se tu non sei capace a pensarla una cosa, cioè se tu non la vedi già prima, ma non credo che sei in grado di farla. Perciò è importante che noi la vediamo prima. Quando io progetto una moto, la progetto mentalmente, me la ricordo, il progetto rimane indelebile
e il progetto finale è quello che io avevo pensato all'inizio. Cioè, Parliamo della Baronissa, che è una moto chiaramente che viene dal passato, reinventata, rielaborata, con dei pezzi che vengono dagli anni 40, credo, anni 50. quello è un motore, parti di un motore sono del 1923 o 32, non sono sicuro, non mi ricordo bene, ma penso 32 perché è anteguerra. 32 e 23 ancora quello non c'era quel tipo di modello, penso. E io ho trovato quel motore, mancavano parecchi pezzi. Gli abbiamo creato il cilindro, abbiamo trovato diciamo un albero motore analogo a quello per poterlo fare funzionare, delle bielle di uso automobilistico, le valvole di uso automobilistico, perché la testa ce l'avevamo già. E la moto ha funzionato, addirittura ha un'erogazione migliore di quella originale, perché ha una coppia, una curva di erogazione che è interessante. Una volta non camminavano bene quelle moto, ma questa ci gira bene. Il primo mezzo che hai realizzato è stato per tuo figlio. Ah sì, un chopperino elettrico con una ruota di uno scooter, mi pare, posteriore, una ruota di un motorino elettrico cinese davanti. Insomma, Oggi cosa ti rende di più? Il tuo lavoro di costruttore di macchine per il settore alimentare o... una domanda a tranello. Certo, questo è un lavoro diverso che forse non so quante persone andrebbero a copiare il lavoro dell'industria alimentare o quanti vorrebbero costruire motociclette. Penso che questo, a parte il fatto che trovare appassionati di motociclette se ne trova a migliaia, a centinaia di mila, ma trovare persone che sono simpatizzanti di impastatrici per carni non credo che la cosa sia abbordabile. Un'ultima domanda. Quante ore impieghi per realizzare un mezzo? Quello che hai davanti? Questo circa 700-800 ore di lavoro, non ci arriviamo neanche a 1000. Con Baronissa siamo arrivati a 1600-1700 ore di lavoro.